Benvenuti nel laboratorio di artigianato solidale che la cooperativa Oltre l'Arte ha voluto recuperare rigenerando uno spazio abbandonato all'interno del quartiere La Nera nella parrocchia Sant'Antonio. All'interno del laboratorio sviluppiamo percorsi creativi basati sulla cartapesta e la terracotta, provando a coinvolgere quando e come possibile tutta la comunità. La tecnica della cartapesta si compone di diverse fasi. La prima fase si realizza sovrapponendo diversi strati di carta, impregnati con la colla, nello stampo di gesso. In questo caso sto riempiendo degli stampi di gesso per ricavare il positivo delle ali di un angioletto. Nella tradizione materana, la tecnica della cartapesta è strettamente legata all'arte sacra e l'angioletto è uno degli elementi più importanti. Dopo aver applicato 2 strati di carta bianca, ne aggiungo altri 3 di carta marrone, utilizzando lo stesso procedimento affinché si possa arrivare alla consistenza di un cartoncino. Un aspetto dei miei lavori a cui sono particolarmente attento è la sostenibilità integrale. Quando possibile, infatti, inserisco scarti di carta provenienti da altre lavorazioni nelle opere e molte di queste le realizzo con ragazzi diversamente abili inseriti nell'organico della cooperativa sociale. Fin da bambino ho imparato a realizzare sculture in cartapesta e ancora oggi provo tanto entusiasmo nell'applicare questa tecnica per realizzare piccole opere d'arte. Una volta che il pezzo si è essiccato, lo tiro fuori dallo stampo e ritaglio i bordi in eccesso. Quando si realizza un tutto tondo, una volta ritagliati i bordi, si uniscono i vari elementi, utilizzando sempre strati di carta e colla. Unendo le varie parti del corpo si va a comporre, come in questo caso, un'unica scultura. Ogni opera, prima di essere realizzata, richiede uno studio tecnico preventivo per calcolare le proporzioni e gli elementi più importanti. Questa fase mi appassiona particolarmente perché attraverso lo studio delle opere provo ad aggiungere significati e nuove connessioni. Prima di rifinire l'opera si va a ricoprire la scultura con un impasto bianco di colla animale e gesso di Bologna, in maniera da dare più consistenza e rifinire le superfici. Le parti grezze successivamente vengono levigate manualmente con la carta vetrata a varie grammature. Una volta rifinita l'opera, la si va a decorare. È importante scegliere le giuste tonalità e cromie per andare a rappresentare al meglio la scultura. Questa fase, perché l'ultima, richiede molta attenzione, in quanto è quella che va a concludere il processo artistico artigianale.
Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace tanto. Tutto questo è nato inseguendo un sogno. Mi piace utilizzare la leva artigianale per favorire la partecipazione collettiva nella comunità e aiutare chi mi sta attorno a realizzare i propri sogni.